Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere come realizzare questa presina a stella a 9 punte. Potete sbizzarrirvi veramente come volete. Io vi faccio vedere quelle che ho fatto se magari volete prendere spunto. Allora ho fatto 4 giri color pesca, un giro giallo, 2 giri pesca, un giro giallo, 2 giri pesca, un giro giallo. Con quest'altra presina invece ho fatto 4 giri color pesca, uno giallo, uno pesca, uno giallo, uno pesca, uno giallo, uno pesca e uno giallo. Quindi ho alternato con più frequenza. Per concludere vi faccio vedere, ho realizzato questa, ho fatto 4 giri grigi, poi ho fatto 3 giri bianchi, 2 grigi, uno bianco e uno grigio. Sono tutte bellissime, a me piacciono tutte. Se volete però realizzarla in un'altra maniera, potete tranquillamente farlo. Lo schema è semplicissimo, infatti il video è molto breve. Andiamo subito al tutorial. Per questo lavoro avrò bisogno di filo in cotone e un uncinetto da 3,5 mm. Io utilizzerò anche dei marcatori. Io inizio con il color pesca, naturalmente i colori sceglieteli voi. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, lo faccio passare, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Così ho creato il mio anello magico. Da qui vado a fare 9 maglie basse. Quindi entro, prendo il filo, ho 2 asole, chiudo tutte e 2 le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stringo l'anello magico, vado a entrare qui nel primo punto lavorato e vado a fare una maglia bassissima. Quindi entro e faccio una maglia bassissima. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Ora inizio facendo una maglia bassa, quindi entro sempre qui dove ho lavorato la maglia bassissima, prendo il filo, chiudo tutte e 2 le asole insieme. Questa è una maglia bassa. Qui vado a mettere il mio primo marcatore. Io lo faccio per essere sicura di non sbagliare perché è un lavoro leggermente complesso. Ora vado a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non entro nel primo punto, entro nel secondo e vado a fare 7 maglie bassissime, quindi entro, prendo il filo e lo passo all'interno di tutte le asole. 1. Naturalmente segno la catenella numero 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora nel punto che segue, vedete qui ho fatto la prima maglia bassa. Nel punto che segue, quindi qui,
entro e faccio una maglia bassa. Di nuovo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vado a marcare l'ottava catenella, scusate mi sono dimenticata, vado a marcare anche qui la maglia bassa, qui, così. Naturalmente io marco solo le prime, poi dopo il lavoro va avanti da solo, se non volete sbagliare vi faccio vedere come fare, insomma. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 7 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nel punto successivo dell'anello magico faccio una maglia bassa. Stavolta me lo sono ricordato in tempo, quindi la vado a marcare. Di nuovo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 7 maglie bassissime. 1, 2, scusate, l'ottava la dovete marcare. L'ottava catenella va marcata se non volete sbagliare, vedete voi poi, se seguite passo passo ce la fate anche senza mettere tutti questi marcatori. Io metto solo i primi 3, poi il resto faccio senza. Quindi eravamo arrivati a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e proseguo così fino alla fine del giro. Andiamo a contare insieme i petali, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a fare l'ultimo. Quindi lo andiamo a vedere insieme perché vi devo far vedere la chiusura. Faccio 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ora non entro nel primo, entro nel secondo punto, vado a fare 7 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora inizio il giro 3. Sgancio il marcatore. Entro in questo punto, vado a lavorare in costa, qui così. Prendo il filo, nel punto che segue entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme e vado di nuovo a mettere il marcatore. Secondo me alla partenza dovete sempre metterlo il marcatore perché altrimenti è facile sbagliare. Ora vado a fare 6 maglie basse prendendo solo questo filo, questo. 1, entro qui, 2, entro,
3, 4, 5, 6. Ora vado a sganciare il marcatore e capirete il perché l'ho messo qui. Perché praticamente in questo punto dove c'era il marcatore vado a fare 3 maglie basse. 1, 2, 3. Io ora vado a marcare la centrale, vedete sono 1, 2, 3, io vado a metterlo qui, nella 2, che sarebbe la centrale, di modo che so sempre qual è la punta del petalo. Proseguo con 6 maglie basse prendendo solo il filo esterno. Ora in questo caso vado a prendere questo filo qui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come potete vedere mi manca un punto da lavorare, c'è il punto con il marcatore e poi riparte l'altro petalo. Vi faccio vedere, sgancio il marcatore e sempre prendendo i fili esterni entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue prendo il filo, nel successivo prendo il filo. In totale devo avere 4 asole sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4. Chiudo tutte e 4 le asole insieme e vado a mettere il marcatore qui dove ho fatto questa riduzione. Ora vado a proseguire con 6 maglie basse prendendo solo i fili esterni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sgancio il marcatore e qui vado a fare 3 maglie basse, tutte nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto. 2, ancora. 3, nel punto più alto, quindi qui nel secondo punto metto di nuovo il marcatore. Vado a proseguire con 6 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete, sono arrivata qui. Mi manca un punto da lavorare e poi c'è il marcatore, quindi sgancio il marcatore e vado a fare la riduzione prendendo sempre i fili esterni. Quindi entro qui nel primo punto, prendo il filo, in quello che segue prendo il filo, nel successivo
prendo il filo, devo avere 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 4 le asole insieme, questa è la mia riduzione, vado di nuovo a mettere il marcatore. Ora vado a proseguire con 6 maglie basse, sempre prendendo i fili esterni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulla punta del petalo dove ho il marcatore vado a fare 3 maglie basse. 1, 2, 3 e metto sempre il marcatore qui nel secondo punto. Faccio 6 maglie basse sempre lavorando in costa, prendendo questo filo, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Qui non ho il marcatore, ma ormai il lavoro è ben avviato, quindi vado a fare la riduzione. Quindi entro, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, entro nell'ultimo punto, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo tutte le asole insieme e questa è la mia riduzione. Vado a proseguire ripetendo questa sequenza su tutti i petali fino alla fine del giro. Ok, vado a chiudere anche questo giro con 6 maglie basse, sempre prendendo i fili esterni. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da questo giro in poi sarà tutto più semplice perché, come potete vedere, inizio il prossimo giro sganciando il marcatore e facendo una riduzione. Quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, siamo a 4, 1, 2, 3, 4, chiudo tutte le asole insieme e metto il marcatore. Sto iniziando il giro che segue. La differenza è che da adesso in poi dovremo andare a prendere i fili esterni, non questi, ma questi, quindi quelli verso l'alto, questi qui. Quindi entro, prendo il filo e inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolgo il marcatore e sempre in costa vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. 1, 2, 3. Vado a mettere il marcatore. Ancora 6 maglie basse lavorando in costa. 1, 2, 3, 4,
5, 6, tolgo il marcatore e vado a fare la riduzione. Quindi 1, 2, 3. Chiudo tutte le asole insieme e metto di nuovo il marcatore. Lavorando in costa 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui dove c'è il marcatore è la punta del petalo, quindi 3 maglie basse nello stesso punto. 1, 2, 3 e metto qui il marcatore. Ora 6 maglie basse in costa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi trovo in corrispondenza del marcatore, faccio la riduzione. Quindi 1, 2, sempre in costa lavoro, 3 e chiudo tutte le asole insieme. Praticamente ripeto questo procedimento fino alla fine del giro. Andiamo a terminare il giro insieme così vi faccio vedere come fare il cambio di colore. Quindi lavorando sempre in costa vado a concludere con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In realtà ho sbagliato, non andiamo a concludere, ma sgancio il marcatore e vado a fare la riduzione. Quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo e siamo a 2. Entro, prendo il filo, prendo 3 volte il filo. Sull'uncinetto devo avere 4 asole, chiudo tutte e 4 le asole insieme. Faccio passare il filo all'interno e vado a tagliare. Ora io qui vado a mettere il marcatore, nonostante sarà chiaro lo stacco di colore, quindi si vedrà, però ce lo vado a mettere. Tolgo tutti gli altri marcatori che ormai non mi servono più, perché ormai i giri sono ben definiti. E vado a cambiare colore. Nel mio caso vado a prendere il giallo. Ora vado a fare un nodo con i 2 fili. Cercate di farlo il più possibile attaccato qui, alla fine del giro. Così. Ora prendo l'uncinetto, vado a entrare nel primo punto, prendo il filo giallo, lo faccio passare, faccio una catenella, i fili li vado a incorporare all'interno del lavoro, entro nello stesso punto e faccio la prima delle 6 maglie basse. 1. Naturalmente vado sempre a lavorare in costa. 2, 3,
4, 5, 6. Sulla punta del petalo vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. 1, 2, 3 e poi vado a fare 6 maglie basse, una in ogni punto. Ricordatevi sempre di lavorare in costa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi faccio la riduzione, quindi entro, prendo il filo 1, entro, prendo il filo 2, entro, prendo il filo 3, chiudo tutte le asole insieme e vado a ripetere lo stesso procedimento fino alla fine del giro. Questi fili che ormai sono incorporati all'interno del lavoro li vado a tagliare. Ho fatto tutto il giro e ora mi resta da fare la riduzione, quindi sgancio il marcatore, entro nel primo punto, prendo il filo, ora vado a saltare sul giallo qui, prendo il filo e chiudo tutte le asole insieme. Io ho già tagliato il filo, eccolo, ed ecco che si conclude perfettamente. Non si vede nemmeno il gradino dello stacco del colore. Quindi con lo stesso procedimento vado di nuovo a cambiare colore. Perché ho deciso di cambiare colore ogni giro, in questo caso. Quindi faccio un nodo. Quindi lasciate il filo un po' più lungo, qui io mi sono sbagliata, l'ho lasciato troppo corto. Qui c'è la riduzione, se vogliamo possiamo andare a mettere di nuovo il marcatore e riprendo lo stesso identico giro, quindi entro in costa, prendo il filo color pesca, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto andando ad incorporare i fili e conto, vado a fare 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 maglie basse sulla punta del petalo, 1, 2, 3, 6 maglie basse, una in ogni punto lavorando in costa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di nuovo faccio la riduzione, entro, prendo il filo 1, entro 2, entro 3, chiudo tutte le asole insieme. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Avrete capito che da adesso in poi, in qualsiasi modo decidete di fare la presina, dovete ripetere sempre la stessa sequenza. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!